Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Come sempre faccio tutto questo per avere una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti ditemi cosa ne pensate. Poi, per chi fosse la prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima facciamo una revisione dei miei investimenti passati, dopodiché andiamo agli investimenti dell'ultimo mese ed infine parliamo di tutti i miei progetti futuri. Ora è arrivato e devo assolutamente dire una cosa. Ragazzi, buon anno! Vi auguro un anno magico e pieno di soddisfazioni. Ma adesso immergiamoci nella revisione perché lo so che non vedete l'ora di sentire tutti i nuovi progetti per questo 2021 e soprattutto di sentire una mia posizione sul Bitcoin dato che è scoppiato e sta puntando i $30.000. Facciamo veloci e arriviamo anche a quello. Poi, come sempre, prima di iniziare vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutte le risorse ed informazioni aggiuntive se volete andare ad approfondire un qualche argomento che tratteremo qui oggi. Ed infine vi ricordo che io non sono un consulente finanziario, quindi quando spostate i vostri soldi fate le vostre opportune analisi e considerazioni. Detto questo, partiamo. Le prime che sto per menzionare sono tutte piattaforme di peer-to-peer lending. Per spiegarle semplicemente, qui si vanno a fare prestiti ad aziende o persone ed in cambio di questo prestito si ottiene un tasso di interesse. Veloce carrellata di tutte queste. La prima nella quale investo si chiama Bondora e nell'ultimo mese ho ottenuto 23,48 € di interessi. La seconda nella quale investo si chiama Mintos e nonostante stia prelevando piano piano i miei soldi, nell'ultimo mese ho guadagnato 14,98 € di interessi. Poi un aggiornamento: ho appena completato il prelevamento di tutti i miei soldi da Estate Guru e ho eliminato questa piattaforma dai miei investimenti. La quarta nella quale investo si chiama Rendimento Etico. In questa si vanno a fare prestiti per progetti immobiliari e l'interesse viene restituito alla fine di un progetto. Dato che nell'ultimo mese non è finito alcun progetto, non ho ricevuto nessun interesse. La quinta e neo introdotta piattaforma, ne ho parlato nell'episodio dello scorso mese, se volete andare ad approfondire, si chiama Cryptalia e qui si vanno a fare prestiti a piccole e medie imprese, dalle quali poi ci viene sempre restituito un interesse. In questo momento la sto testando, ho già allocato 200 € in due aziende differenti, però il prestito deve ancora iniziare. Le do tempo e nel frattempo continuo ad aggiornarvi. Per un totale guadagno nell'ultimo mese da queste piattaforme di 38,46 €. Ad ora il mio intento per queste piattaforme, come già vi dicevo lo scorso mese, è di eliminarne due, Estate Guru, cosa che ho già fatto, e Mintos, in modo tale da preservarne e continuare soltanto con tre, che poi bene o male si completano perché prestano soldi a entità differenti: persone Bondora, progetti immobiliari Rendimento Etico, progetti aziendali Cryptalia. Ora, sempre parlando di vecchi investimenti, anche se questo non so quanto si possa ritenere un investimento, vi faccio un aggiornamento sul mio conto Savings Easy Access con un interesse. Per questo sto usando un Volt su Revolut, i tassi sono stati tagliati ancora allo 0,65% e nell'ultimo mese ho guadagnato 10,55 sterline di interesse. Adesso è arrivato il momento di parlare di azioni e mercati finanziari. E anche qui devo farvi una bella carrellata. Il mio primo portafoglio è su Newtmeg, un robo-advisor che uso per il mio conto Lifetime ISA, un conto particolare che ti permette di avere dei bonus dal governo inglese. Con questo conto siamo in questa situazione in profitto di 1725 sterline perché ho iniziato ad investire quando ci sono stati i grandi ribassi di marzo e da lì in poi il robo-advisor ha seguito i mercati e dato che da marzo in poi sono sempre stati positivi, ho ottenuto queste performance. Ora passiamo al mio portafoglio su Trading 212 tra aggiornamenti e nuovi investimenti. Qui vedete l'andamento di tutti i titoli che ho in portafoglio, Berkshire Hathaway e Westrock, oltre a tutte le piccole posizioni che derivano dal mio link invita un amico che lascio sempre in descrizione. Infine, come avrete notato, sto continuando ad accumulare due ETF, uno sui mercati emergenti e uno sull'S&P 500, dove investo 1000 sterline su ciascuno al mese. Di entrambi, dato che li sto accumulando, non mi interessa il prezzo attuale, ma anzi, se dovessero scendere sarei disposto ad investire ancora di più su questi due ETF. Parlando di piani d'accumulo, sto continuando il mio piano d'accumulo pubblico su eToro, presupponendo la possibilità di investimento di una famiglia media italiana, investendo 400 € al mese su due ETF e Berkshire Hathaway, conglomerato enorme gestito da Warren Buffett, forse il più ricco e famoso investitore di tutti i tempi. Nell'ultimo mese
abbiamo ottenuto un 2,81% e nel complesso siamo in positivo di 302,49 dollari. Però sottolineo che questo è un piano d'accumulo dove andremo a cavalcare i mercati nel lungo termine, quindi nuovamente non mi preoccupa il prezzo e il profitto attuale. Rimanendo sempre nei mercati finanziari, sto continuando a provare due robo-advisor, Oval e Plum. Come ho già detto svariate volte, sto dando ad entrambi un anno di tempo per poi darvi le mie opinioni conclusive e finali. Comunque, come intuitività sono fantastici, però se devo scegliere tra i due, forse preferisco un po' di più Plum per i prodotti finanziari che contiene. Comunque, su Oval sono in positivo di 24,97 sterline, mentre su Plum di 119,39. Sto usando per entrambi le loro funzioni di deposito e investimento automatico e dovrei avere anche un link o un codice invito a un amico che comunque vi lascio qui sotto in descrizione se volete provare anche voi. Ora è arrivato il momento di passare al mondo cripto. Nell'ultimo mese il Bitcoin, come avete visto tutti, è decollato, ha superato i 29.000 dollari per Bitcoin e sta puntando i 30.000. Quindi non posso che dire molto bene, c'è ancora tantissima strada, però come sapete io ho un ingresso medio di 7.700 dollari, quindi in questo momento sono a quasi 4x. Perciò la domanda che tutti ovunque mi stanno facendo è: hai intenzione di vendere i tuoi Bitcoin? In realtà in questo momento non ho ancora venduto nulla, però sto approfondendo alcune alternative e sto studiando molto meglio il grafico perché in questo momento, come vi ho appena detto, sono a 4x, quindi non sarebbe una brutta idea alleggerire, dato che anche ho qualche progetto e investimento da fare, perciò in questo momento potrebbe essermi utile un po' di liquidità in più. In ogni caso, se dovessi andare a vendere, andrei a vendere soltanto un massimo del 25% del mio portafoglio, in modo tale da rientrare di tutto il capitale investito inizialmente. In questa maniera tutti i soldi che rimarrebbero investiti non sono soldi messi inizialmente da me, ma sono profitto che sono riuscito a generare nel corso di questo tempo. E comunque li lascerei perché sono iper positivo su questo mercato, altrimenti avrei e starei già vendendo tutto. Quindi, per riassumere, sto valutando se alleggerire con una vendita parziale, cosa che se dovesse succedere comunque vi condividerò, quindi se volete rimanere aggiornati iscrivetevi al canale. Mentre per chi fosse interessato a investire o creare una posizione sul Bitcoin, ho spiegato in questo video la strategia che io ho utilizzato, che reputo anche la migliore. Tra l'altro nel video faccio vedere anche tutte le applicazioni e i servizi che sto utilizzando nel mondo cripto, tra i quali c'è anche un aggiornamento per crypto.com. Infatti, eccoci qua, mi è appena arrivata la carta della loro applicazione dalla quale acquisto le criptovalute. Tra l'altro, se foste interessati a provare anche voi l'applicazione crypto.com, qui sotto in descrizione vi lascio il mio codice e link invita un amico, tramite il quale potete avere 25 dollari in pari valuta CRO. Io inizialmente avevo provato quest'app per la loro funzione Crypto Earn, che ti permette di avere degli interessi pagati direttamente in cripto sulle cripto che tu depositi. E vi do un aggiornamento: dato che il valore delle cripto che avevo depositato è cresciuto molto, è cresciuto proporzionalmente anche l'interesse che ho ottenuto. In questo momento ammonta a un totale di 242,49 dollari. Io vi consiglio piano piano di andare a provare questa piattaforma perché ha veramente tantissime potenzialità. Tra l'altro il prossimo mese andremo a farci anche una recensione partendo dalla carta e se volete potete anche approfittare del mio bonus di 25 dollari e io vi ringrazio perché darete anche a me un bonus di 25 dollari. Ora con questa schermata vi faccio vedere le percentuali del mio portafoglio cripto. Come vedete anche lo scorso mese la percentuale di Bitcoin è aumentata notevolmente per il fatto che il Bitcoin è esploso e sta esplodendo e quindi il suo valore aumenta, quindi la sua proporzione aumenta. Comunque, se siete al primo approccio sul mondo cripto, la prima cosa che vi consiglio di andare a fare è informarvi sull'argomento sicurezza, quindi come detenere e come acquistare in sicurezza le vostre criptovalute. Io ci ho fatto alcuni video, ma andate sempre a sentire diverse opinioni e fonti per poi formare la vostra propria idea. Ora siamo arrivati alla parte più intrigante, i miei piani e progetti futuri. Sicuramente tra i miei piani e progetti futuri c'è quello di continuare i miei piani d'accumulo. Io entro sempre o quasi sempre con il cost average, quindi i miei portafogli non sono mai finiti ma sono in continua evoluzione. Poi, come immagino avrete notato, sto continuando ad investire veramente tantissimo tempo su risparming, che vorrei diventasse la
community di riferimento del risparmiatore in Italia. In questo momento stiamo per toccare le 12.000 persone sulla pagina Instagram e sono veramente contento grazie al fatto che nel periodo natalizio abbiamo regalato tantissime chicche ed informazioni di valore. Come la guida definitiva sul risparmio, questo libricino scritto direttamente da me che tranquilli tornerà presto disponibile, dato che me lo avete chiesto in tantissimi, la stiamo rinfrescando e risistemando e permetteremo nuovamente di accederci molto presto. Poi il progetto più importante di questi prossimi 2 mesi sarà la strutturazione di Risparming. Sì, Risparming diventerà società e probabilmente seguiremo anche un processo simil startup, quindi iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutto questo, perché come sempre vi condividerò tutto. Mentre se tutto dovesse andare per il meglio, a fine gennaio dovremo fare il lancio dell'applicazione anche su Android. Ragazzi, stiamo arrivando e siamo quasi pronti per lanciare su Android, per poi continuare con lo sviluppo di tantissime idee e funzioni, cosa che stiamo facendo alla fine insieme anche a voi grazie ai vostri feedback nel nostro gruppo Telegram. Ci sto investendo veramente tantissimo e sono contentissimo che stiamo crescendo e che le persone che fanno parte di questa community stanno crescendo con noi. Perciò, come sempre, vi invito ad unirvi a questa community se volete arricchirla positivamente. Tra l'altro, tra tutti i contenuti di valore gratuiti che stiamo producendo, tra poco arriveranno anche contenuti video e audio. Sì, stiamo pensando ad un podcast e a un canale YouTube. Poi, oltre a tutto questo, nel mese di gennaio lancerò una nuova versione del mio blog. Infatti, negli ultimi mesi ci abbiamo lavorato perché ormai il mio blog era vecchio e arretrato, perciò ho deciso di ridargli una rinfrescata e sarà veramente veramente figo, ma lo vedrete in futuro e probabilmente vi parlerò di questo progetto in un video dedicato. Infine, stanno terminando le vacanze. Tra l'altro oggi, che è il 3 gennaio, è anche il mio compleanno, quindi tanti auguri a me e tanti auguri a voi di buon anno nuovamente. Comunque, a brevissimo, questione di giorni, farò rientro a Londra e andremo a vedere cosa è successo con la Brexit e cosa sta succedendo. E da casa base a Londra si ripartirà a pieno carico con tantissimi nuovi progetti e soprattutto vi condividerò i miei nuovi obiettivi per questo 2021. In conclusione, tra i vari auguri per questo 2021, spero che la situazione globale si semplifichi per tutti, perché è stato un anno veramente veramente difficile per molti. Tra queste cose spererei anche di riuscire a vivermi un po' meglio a Londra. Mi sono trasferito a gennaio dell'anno scorso e diciamo che il 2020 non ha premiato questo trasferimento. Ora, se non volete perdervi nessun futuro aggiornamento, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se il video è stato interessante o vi è piaciuto. Come sempre ditemi nei commenti cosa pensate e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima avventura. Ragazzi, buon anno a tutti. Ciao!